Oggi tappa completamente svizzera, Bellinzona, Carì. Mi trovo nella piazza principale di Bellinzona, che è la capitale del Canton Ticino, famosa per le sue 3 fortezze medievali dal 2000 patrimonio dell'UNESCO. Andiamo a visitarle. Ciao, sono Alessandra Fior, adoro lo sport ed amo viaggiare, meglio ancora se in bicicletta. Con Giro Express scopriremo le bellezze del bel paese e le eccellenze del Made in Italy, seguendo le tappe del Giro d'Italia. Seguitemi. Ciao Michela! Ciao Alessandra, benvenuta a Bellinzona, capitale del Cantone Ticino. Dove ci troviamo in questo momento? In questo momento ci troviamo su Piazza del Sole, la piazza più grande della nostra città, luogo di aggregazione. Una splendida fortezza, quante ce ne sono? Ce ne sono 3. Questo che abbiamo alle nostre spalle, Castelgrande, è il castello dei cittadini, degli abitanti, perché è in città, si può salire con l'ascensore o anche a piedi, quindi è molto visitato. Il secondo castello è il vero castello, dove ci sono 2 ponti levatoi, il castello di Montebello. Il terzo castello, castello di Sasso Corbaro, piccolino. Un sistema importante di fortificazione e di difesa. Ma anche zona di passaggio, quindi. Bellinzona si trova al centro dei passaggi nord e sud, perché verso nord abbiamo l'Austria e la Germania e verso sud abbiamo l'Italia. Siamo a 100 km da Milano. Quindi Michela, un importante crocevia storico. Il borgo di Bellinzona era ambito da diversi popoli. Questi castelli non sono mai stati abitati, sono sempre stati delle fortezze. A che epoca risalgono? Castelgrande, una prima costruzione è stata fatta in legno dai Romani, poi bruciata, e quindi hanno cominciato a costruire qualche cosa di più solido con i sassi o del fiume o del lago Maggiore. Beh Michela, sono proprio curiosa di prendere questo ascensore che ci porterà all'interno delle mura del castello. Perfetto. Michela, e queste fortezze come mai sono state riconosciute patrimonio UNESCO? Perché sono 3 costruzioni diverse, in epoche diverse. Castelgrande, dove ci troviamo ora, è stata fatta nel 900 d.C., poi nel 1200 il secondo castello. Poi arriviamo nel 1350 dove arrivano i Visconti, che si prendono i 2 castelli e il borgo. Arrivano pure gli Sforza, questi signori di Milano, e nel 1498 costruisce il terzo castello che si trova a 240 metri, castello di Sasso Corbaro. Poi arriviamo al 1500, Uris Vittum Terwalden, e riescono a conquistare Bellinzona con i loro 3 castelli, fino al 1803, fino a quando il Cantone Ticino diventa un cantone indipendente politicamente come gli altri 25 cantoni della Svizzera. E adesso Michela, queste fortezze come vengono valorizzate? Allora, l'ingresso a Castelgrande per esempio è gratuito, pure prendendo l'ascensore. Abbiamo la corte interna dove ci sono dei concerti durante l'estate, abbiamo un ristorante, abbiamo un grotto, abbiamo delle sale espositive, abbiamo una multivisione che racconta la nascita di Bellinzona e la storia dei suoi 3 castelli. Il castello più vissuto? Castelgrande è il castello più vissuto. Beh Michela, che dire, è stata veramente un'emozione prendere questo ascensore e visitare le fortezze. Ma adesso c'è un'altra destinazione che mi attende, Carì. Bene, buona pedalata. Grazie mille Michela. Ciao Nicola! Ciao Alessandra! Beh, non è la bici ideale. No, decisamente no. Questa è una pista di Pump Track. E dove ci troviamo? Ci troviamo a Faido, questo è il centro sportivo di Faido, che è legato alle scuole con la palestra, campo di calcio. Poi ad Agio abbiamo attaccato dei pezzi, il pump track, la parete boulder, il calistenico, abbiamo la pista coperta che d'inverno si patina, si gioca al curling, abbiamo la stazione sciistica di Carì, si possono fare sci escursionismo. Quindi sport per tutti i gusti, ma io con questa bici dove posso andare? Potresti salire a Gribio e scendere dalla Gola del Piottino, dove c'è un'antica via storica che la stiamo restaurando, che è stupenda, e puoi visitare un po' tutto perché di strade asfaltate che salgono sui versanti ce ne sono. C'è spazio quindi anche per mountain bike e gravel.
C'è spazio per mountain bike perché i vecchi sentieri che permettevano agli alpigiani di salire e scendere dalle coste della montagna sono interessanti percorsi per le mountain bike. Prendendo spunto dell'arrivo della tappa del Giro d'Italia, intendiamo riproporre ogni maggio la pedalata popolare che da Biasca porterà la gente fino a Faido e poi a salire fino a Carì, e poi ci sarà un servizio shuttle che porterà in alto le mountain bike per poi scendere su 4 percorsi diversi con delle guide. E anche trekking, immagino. Sentieri a Iosa, la Val Piumogna qua, dove arriva la cascata Piumogna, che è una nostra peculiarità fin da fine 800. Veniva visitata dai milanesi, tra l'altro, che arrivavano con la Gotthardbahn, con la ferrovia. È stato creato un ente autonomo per la gestione e la promozione di tutte le attività sportive, culturali e di svago. Ci stiamo un po' impegnando a far quello. Abbiamo nuovi progetti di creare delle vie di arrampicata piuttosto che dei parchi avventura. A proposito di arrampicata, arrivando, visto che c'è anche una simulazione di arrampicata. Sì, è Come si chiama? è un blocco boulder artificiale questo, perché qua vicino c'è Chironico, che è una zona di boulder dove si pratica il boulder, che è l'arrampicata sui sassi di importanza internazionale, e quindi abbiamo voluto replicare una cosa che avesse anche un tetto, così non si annoiano quando piove, per essere pronti poi durante la bella stagione a fare sentieri, bici, fare tutto. Quindi Faido invita a tenersi in forma. A tenersi in forma e felici anche, fit and fun. Ciao Anna! Ciao Alessandra! Ciao Luca! Ciao Ale, come va? Molto bene, dove ci troviamo? Allora, ci troviamo nel canyon di Cresciano, zona più rinomata nel mondo per fare canyoning. Beh, direi un parco acquatico naturale. Effettivamente, come puoi vedere, abbiamo tantissimi scivoli naturali, tuffi, come pure le calate. In cosa consiste questa disciplina? Allora, canyoning è un misto di tutte le attività, diciamo, da arrampicata, dal nuoto e dall'alpinismo, con le imbragature, con la muta, visto che andiamo in acqua, un sport molto completo. Allora, il Ticino è molto rinnovato per canyon, prima di tutto per la sua bellezza, ma anche per la quantità di canyon, perciò abbiamo una concentrazione di questi percorsi che non trovi in nessun'altra area. Amanti della natura, ma anche del rischio? Anche canyon, come tutte altre attività, se lo fai con la dovuta cura e con la testa, è un puro divertimento. Qual è la stagionalità di questa disciplina? Generalmente si comincia la stagione inizio maggio fino a fine settembre. Allora, noi lo pratichiamo tutto l'anno, anche d'inverno. Ma quest'area quindi quali possibilità alternative sportive può offrire? Ne abbiamo tantissime veramente. D'inverno c'è sci alpino, poi dopo c'è l'arrampicata. Qui sopra è pieno di vie attrezzate di arrampicata, si può fare anche trekking, bouldering, che è altrettanto famoso come il canyoning. Anna, Luca, vi vedo letteralmente sciogliere al sole con queste mute, quindi io ho il desiderio di provare, ma ho un po' di FIFA. Non avere FIFA, Alessandro, lo fanno anche i bambini. Allora a questo punto direi che voglio una vostra dimostrazione e se mi convincete verrò sicuramente a farvi visita. Benissimo. Buona discesa! Grazie. A dopo, A ciao! dopo. Ciao! Da Bellinzona a Carì, dove lo scenario cambia completamente, uno scenario che parla di sport, dagli impianti di risalita per le attività invernali sino al periodo estivo, che parla di rafting, canyoning, bouldering e tantissima bicicletta, road bike, mountain bike, grave, ma soprattutto per gli appassionati degli sport estremi, le piste di downhill. Da domani si ritorna in Italia con la tappa Cassano d'Adda-Andalo.